Ciao ragazzi, bentornati sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Oggi andiamo a vedere una squadra Kill Team di Space Wolves che ho preso dalla scatola del Kill Team che avevo ancora comprato, non so se lo vedete là dietro, comunque che erano il Kill Team degli Space Wolves contro i Tau, e quindi i Tau in realtà 5 erano già dipinti, anche 10, quindi i Breacher ci sono. Devo dipingere gli Space Wolves perché poi faremo anche lì partite di Kill Team, Battle Report, eccetera eccetera. Quindi oggi vi faccio vedere una tecnica un po' particolare dove oltre al weathering classico che faremo useremo anche degli enamel, quindi gli AK Striking Grime è un colore particolare che avete già visto utilizzare, se avete notato, per fare le colature della ruggine e dello sporco praticamente con le pipe che poi abbiamo finito e l'avete viste nello scorso tutorial che abbiamo fatto. E allora niente, adesso andiamo praticamente a continuare a dipingere con gli Space Wolves, dopo continueremo appunto con tutti quanti gli elementi scenici in modo tale che poi avremo il tavolo pronto per il Battle Report Industrial. Subito dopo la sigla! La prima cosa che ho fatto innanzitutto è stato dare a tutti quanti una base di 3 colori. La tecnica dei colori a 3 con l'aerografo è una delle più basilari e più semplici da fare, che praticamente comporta avere una base scura. Ho dato in questo caso il primer nero, sopra il primer nero ho dato la base scura di aspettate che ve lo dico, che ce l'ho scritto qua e ve lo faccio anche vedere. È questo sostanzialmente, che è il Fang. Quindi io ho dato una base di Fang scuro che vedete qui sotto. Infatti sopra io ho dato il Rust, sempre colori ad aerografo perché l'ho fatto con l'aerografo, e quindi il Rust Grey è stato per dargli, diciamo, la base principale, e poi ho voluto portarli verso il grigio e non verso più l'azzurro con praticamente un Administratus Grey, che quindi praticamente è un grigio chiaro, e l'ho fatto per dare le luci in modo tale che mi tornasse a spegnere un pochino dal colore azzurrognolo tutti quanti. A questo punto sono tutti pronti, ho dato la base a tutti e 5 e siamo prontissimi per metterci a lavorare con loro. Dunque mi metto a posto la telecamera, parto subito con un time lapse perché la prima cosa che devo fare sono i particolari, e quindi andiamo praticamente a sistemare i bolter piuttosto che il metallo dei coltellacci. Poi andiamo a sistemare i volti e gli spallacci gialli. Parto dagli spallacci gialli con 2 colori, in questo caso io userò 2 scale color, il Sahara Yellow come base, dopo darò delle luci quasi a stippling del Tenere Yellow che è un po' più chiaro, e dopo voglio provare a dargli praticamente con lo Zealot Yellow una sorta di wash invece, scusatemi, invece che con il marrone, perché dopo tanto quando sarà tutto asciutto faremo una lavatura pesantissima con questo colore che vi ho annunciato, diciamo, sulla presentazione iniziale. Poi ci divertiremo con la ruggine perché li farò molto grime, quindi ci vediamo subito dopo il time lapse.
saltando ovviamente delle parti da farvi vedere perché giustamente le conoscete già da altri tutorial che abbiamo fatto, quindi inutile ripetersi. Se avete bisogno di vedere qualcosa di nuovo chiedetemelo nei commenti e lo rifacciamo, non è un problema, rivediamo tutto quello che serve. Nel frattempo vi faccio vedere qui cosa sto facendo. Allora, per il momento ho messo Decalcomanie, metto un attimo uno così vediamo se ci ausilia, eccolo qua. Vedete che ho messo praticamente le decalcomanie e ho praticamente colorato, preparato la base per tutto quello che mi serve dopo. Allora ho fatto un po' di nero, un po' di metalli qua e là per fare le scalfiture, non ho fatto nessun tipo di weathering ancora e nel frattempo ho dato i marroni, le basi eccetera. Allora cosa facciamo ora? Un trick per gli occhi. Dunque gli occhi, siccome sono ovviamente molto piccoli, molto difficili come sempre, c'è un trick nuovo perché c'è un prodotto nuovo che sono i contrast piuttosto che gli speed paint, e adesso infatti vi faccio vedere con gli speed paint che, come fare diciamo gli occhi. Scusate un secondo che nel frattempo che parlavo si è rovesciato un po' di acqua, è meglio evitare che prosegua nel suo cammino devastante. Allora, ok, ci siamo. Allora, prendo un po' di contrast, o meglio, in questo caso un po' di speed paint con un 3-0, ok? E vado a metterlo nei recessi. La figata dello speed paint è che in un attimo entra nel recesso come se fosse una wash, molto più pigmentante della wash, fa già l'ombra tra le altre e in mezzo con la bombatura dell'occhio, scusate un secondo, con la bombatura dell'occhio lascia, se guardate, anche un po' di luce. Voi potete andare tranquillamente col pennello all'interno e come vedete è più difficile insomma sbagliarsi, sporcare, e l'occhio viene praticamente perfetto. Adesso quando ha finito gli do in mezzo un po' di luci rosse, un po' di wash marrone dalla parte opposta, i puntini bianchi, e abbiamo fatto dei super occhi senza aver fatto praticamente fatica e rimanerci insomma tantissimo sopra, no? Ovviamente pennello piccolo, eccoli qua. E anche dall'altra parte i spigoli. Ecco qua, vedete che adesso poi non li vedete, vi faccio vedere con la macro, però veramente è molto più facile farli, è molto più difficile sbagliare e sbordare. Se sbordate si dissolve abbastanza facilmente perché praticamente è liquido, quindi basta un po' di acqua e stemperare molto, poi con uno Scottex asciugate. E veramente cambia la vita nel fare gli occhi, specialmente di Space Marine che li hanno molto piccoli, sottili. Allora, andiamo anche qui a beccarlo, questo è un po' più difficile perché c'è l'alpione davanti. Poi lo prendiamo dall'altra parte. Allora, fantastico, viene veramente bene e figurone perché sono praticamente perfetti. Veramente bene. Allora, tutti con gli occhi rossi perché hanno le maschere, tranne lui che avrà gli occhi normali. E qui volendo c'è un altro trick, ma lo facciamo dopo perché prima faccio il viso. Per fare il viso come al solito, insomma, anzi guardate, facciamo una cosa interessante perché visto che siamo a sperimentare, vediamo voi come vedete, ok? Allora, vediamo un pochino. Proviamo a farlo con gli speed paint perché ancora non ho usato bene il color carne e voglio vedere come va. Quindi io mi metto un po' di colore di base, diciamo bone, quindi osso. In questo caso guardate sto usando uno scale, quindi significa, cioè, potete fare praticamente
mescolarli, ma insomma usate quello che avete e mettete allora una base bianca al viso, se avete gli speed paint ovviamente, quindi se volete utilizzare gli speed paint. Ecco qua, finiamo di mettere la base bianca allo space. Eccolo qui. Poi l'altra parte del viso, sempre molto diluito il colore, ragazzi, cioè qua veramente colore diluitissimo, piuttosto più strati, come vi ho sempre detto. Non cercate di usarlo puro puro, anacquate abbastanza, perché ovviamente si fa più fatica dopo con i dettagli, perché andate praticamente a portarli via. Ok, quindi mi raccomando, in questo frangente colore diluito, piuttosto stratificate. Stratificare significa ovviamente mettere sopra altro colore. Ecco qua, abbiamo la nostra faccia pronta. Perfetto, direi che possiamo magari mettere qualcosa sui capelli, tipo potrei farli marrone e quindi prepararmi un po' di marroncino qui e dargli la base. Ok. E voilà, ci siamo. Ora basterà mettere la nostra base di Army Painter con lo speed paint, esattamente il Crusader Skin, e siamo a posto. Vediamo un pochino cosa succede. Lasciamo che si asciughi il bianco, nel frattempo andiamo a fare i rossi degli occhi. Dunque, i rossi degli occhi, vediamo un pochino. Andiamo a prendere il primo qui, ci prendiamo un rosso acceso, tra le altre ci sarebbe anche lo Spirit Stone Red, potremmo usare lo Spirit Stone, vediamo un pochino se funziona, per fare esperimenti un pochino diversi, no? Allora, la GV ha fatto dei tecnici che sono glossati e rossi per fare le gemme, e vengono benissimo in questi casi gli occhi. Allora cosa facciamo noi? Andiamo a mettere in mezzo di questo rosso molto acceso, che fa anche da gloss, e lo vedete ora, è quasi un gel, è oleoso, quindi dovete prendere un pochino e andare a metterlo in mezzo. Ecco qua, uno e due, possibilmente più verso il naso per capirci e non verso l'esterno dell'occhio, perché lì andremo a mettere il wash marrone per fare il contrasto, quindi avremo questa transizione dal rosso scuro, rosso chiaro, marrone dietro, ok? In modo tale che dopo sul marrone mettiamo il puntino bianco e fa l'effetto gemma, l'effetto riflesso. Secondo occhio, cioè secondo space. Occhio andato, un altro occhio andato, perfetto. Belli anche questi river, sono veramente fighi, e pensate che volevo ottenerli ovviamente per il mio esercito base principale, che sono gli ultra, ma poi proprio volevo fare il kill team, siccome ho anche le carte mi sembrava molto più figo fare il battle report poi in futuro con questa super squadra di Space Wolves.
e quindi andiamo avanti così. Allora, poi ovviamente vi racconto nel frattempo, ho messo i metalli, i colori base, perché adesso tutto verrà ricoperto praticamente con una wash speciale che andiamo a fare. Andiamo a levare l'eccesso, perfetto. Ok, direi che anche loro due posso fare il volto nel frattempo, quindi mi mancano gli occhi, no, perché li ho fatti tutti, quindi la gemstone è a posto. Andiamo a lasciare asciugare gli occhi, nel frattempo metto il bianco, sempre un po' annacquato, alle teste degli altri due space. Ecco qua. Poi ovviamente sulla pelle ci sono cavi e cose varie, andremo a dipingerli dopo. Adesso ovviamente vediamo come viene il volto, perché sapete che l'ultima volta che vi ho fatto vedere il volto abbiamo fatto 12 passaggi. Qui andremo a fare una cosa molto semplice perché sia facile per tutti, e quindi con gli speed paint piuttosto che i contrast. Questi speed paint poi, tra l'altro, se volete andare a vedere la recensione, ho fatto la recensione pochi giorni fa, quindi poche puntate fa, ed effettivamente sono veramente fantastici, non nulla da dire sugli speed paint della Army Painter, siamo a dei livelli veramente spaziali proprio, cioè credo che con questo prodotto Army Painter sia ufficialmente entrata a far parte degli dei dell'Olimpo dei colori per miniature, anche perché hanno un marketing e un brand veramente molto forte, un sito fantastico. Devo dire che fra tutti sono quelli che si presentano meglio, poi al di là di tutto i gusti sono gusti, ognuno si prende quello che vuole, però devo dire che loro veramente stanno facendo un lavorone rispetto ai primi colori che già utilizzavo 2 anni fa. Siamo a dei livelli molto alti ora e fa piacere vedere che ci sono aziende che crescono in questo modo. Allora, anche perché comunque ricordiamoci che non c'è mai concorrenza per un hobbista, la concorrenza la fanno loro, per noi è solo scelta superiore, quindi fantastico, cioè per noi non può che essere meraviglioso. Allora, ci siamo, a questo punto vediamo un pochino il nostro amico numero 1, esatto, diciamo che siamo pronti, prendiamo il pennello dell'Army Painter per mettere lo Speed Paint Crusade, lo mettiamo direttamente sul pennello, guardate, puro, senza medium e niente, perché qui voglio veramente che il bianco venga coperto bene, e vado tranquillo soprattutto anche sopra i capelli, che andranno ad avere un'ombra. Tutto il resto si fa dopo, quindi andate via belli aggressivi con il colore in questo momento, lasciate che vada nei recessi, lasciamo asciugare e vediamo che succede al nostro space e quanti interventi dobbiamo fare oltre questo per dargli una connotazione insomma bella. Comunque già sta facendo un buon lavoro. Allora lascio asciugare il resto. Nel frattempo è il momento della wash, quindi riprendiamo il pennellino più piccolo del mondo, 3 zeri, fantastico, questo qui dell'Artis Opus è veramente fantastico perché ha una punta incredibile, ovviamente Kolinsky. Allora vado a prendere un Agrax e quindi a questo punto ci prendiamo l'Agrax Heartshade della GV, potrebbe essere anche una wash dei appunto Army Painter, un inchiostro della Scale, ma in questo momento preferisco andare sul sicuro con la wash. Vado solo sullo spigolo dietro e metto la wash solo sullo spigolo dietro. Ecco qua, e ho dato praticamente la profondità all'occhio facendolo marrone scuro dietro. Ok, anche lui, guardate come sto andando veloce con gli occhi, finora non ho sbagliato neanche uno, cosa che tra l'altro è normale, quindi non vi spaventate se sbordate o altro,
specialmente se parlate come sto parlando io ora, insomma. E invece guardate, con i colori più liquidi è veramente difficile sbagliare. Ok, e anche qui la wash fantastica, sta facendo il suo mestiere, eh? Allora, ok, lasciamo asciugare gli occhi, poi vedremo. Tanto adesso in realtà tutto quello che sto facendo è in preparazione per il disastro totale, ovvero il famoso Enamel che vi avevo annunciato all'inizio, che praticamente serve a fare praticamente tutto il lavoro. Quindi prendiamo uno Streaking Grime, che è questo che vedete qui, e ricopriamo sostanzialmente tutto quanto con lo Streaking Grime. Poi con un Cotton Fioc e il White Spirit andremo a rimuovere tutti gli eccessi. Lo Streaking Grime farà quello che normalmente facciamo con le wash tipo l'Agrax, ma sarà molto pesante, molto grimdark come finitura, e veramente figo perché sembra tra l'olio, non so se vedete la confezione qui, tra l'olio e lo sporco unto praticamente, quindi verranno fuori proprio belli sporchi e rovinati. Dopodiché andremo a fare tutti i particolari una volta con il White Spirit, abbiamo levato tutto e vediamo lì cosa fare, ma vedete che effettone che farà già così. Ci vediamo fra poco quando è tutto asciutto e tutto pronto. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento clou del tutorial. Dunque, noi abbiamo i nostri 5 River Space Walls pronti per essere distrutti e dilaniati dal grime o dallo streaking grime. In poche parole, come funziona? Prendete un pennello che può essere tipo dell'Army Painter, quello che trovate anche nella confezione degli Speed Paint, quindi un wash, un pennello wash, oppure un pennello appunto GV sempre shade, e prendete del White Spirit, qui dentro c'è White Spirit, quindi è alcol a 98 gradi quasi, e ovviamente mescolate bene il vostro Streaking Grime della K. Questo ovviamente, se volete fare questo tutorial, ve lo dovete procurare perché è il colore fatto apposta per. Come funziona? Questo praticamente è quello che faremo al posto dell'Agrax, cioè non andiamo a ricoprirli di wash di Agrax per sporcarli, ma andiamo a fare lo Streaking Grime. Prendiamo proprio lo Streaking Grime sul pennello in abbondanza, ok? E cominciamo senza paura, mi raccomando, a ricoprire la miniatura. Vedete che in un attimo lo Streaking Grime fa il suo mestiere e man mano che asciuga vedrete cosa succede. Praticamente diventa una sorta di olio sporco e unto, per l'appunto, che a noi serve tantissimo per rendere i nostri space completamente rovinati e battaglieri, ok? Evitate magari di toccare cose che non volete sporcare in maniera evidentemente cattiva e forte, quindi io per esempio salterò le pergamene, poco più, diciamo che forse solo le pergamene, perché in realtà ho intenzione di passarlo praticamente dappertutto, perché voglio proprio vedere che effetto fa rispetto a un wash e a un weathering fatto con l'Agrax, che ovviamente è un wash a base acqua, mentre questo è un base Enamel, che tra le altre è una sorta di technical, quindi fa anche un effetto un po' diverso. Allora, ecco l'elmo, tentate di evitare gli occhi in questo caso, ok. Ripeto, non preoccupatevi se coprendo tutto pensate di aver buttato via il lavoro. Adesso vedrete cosa succede quando andiamo a levare praticamente lo Streaking Grime. In poche parole andremo col Cotton Fioc, quando si sta asciugando, a rimuovere tutto con appunto il White Spirit. Ecco qua, andate nei recessi ovviamente, dove appunto, anche se avete dimenticato qualche segno di pennello eccetera, in questo caso con lo streaking andate a rovinare talmente tanto che non si vedrà l'errore e andate a mescolare moltissimo l'errore. Quindi
Ok, ci siamo. Ve lo faccio vedere su uno, chiaramente poi io lo faccio su tutti, quindi andiamo ad aspettare che si asciughi e dopodiché andiamo a fare la seconda parte del weathering, che è rimuovere tutti gli eccessi. Ecco qua. Ok, aspettiamo che si asciughi e ci vediamo. A tra poco. Ci siamo ragazzi, allora il nostro space è completamente ricoperto di streaking grime ed è diventato praticamente verde marcio, ok? E questo è quello che cercavamo. Adesso abbiamo il nostro white spirit, prendiamo il cotton fioc, lo riempiamo di white spirit, cerchiamo di non tenerne troppo in eccesso e cominciamo ad andare a rimuovere tutte le parti che non ci interessa avere, e vedete che viene via e lascia praticamente i recessi. Guardate l'effetto che fa, è praticamente, vedete che viene via lasciando gli spigoli e fa un effettone bestiale. Chiaramente bisogna avere pazienza perché dobbiamo levare tutto quello che abbiamo praticamente messo all'inizio, lasciandolo praticamente solo nei recessi, facendo tornare fuori il colore originale e tentando di andare solamente sulle luci che ci interessano. Ora ovviamente il cotton fioc si è completamente rovinato e noi andiamo a cambiarlo. A questo punto vado più gentile, vediamo un pochino. Ah, perfetto. Ed è una questione di, a questo punto, pazienza. Come sempre, alla fine, questo è un hobby che richiede pazienza. Andate a rimuovere tutto quello che vi interessa. Cercate di passare semplicemente il cotton fioc in giro per la miniatura in modo tale che i recessi restino sporchi di grime e il resto diventi di nuovo del colore degli Space Wolf, ovviamente in questo caso. Allora, vado a prendermi il volto. Ecco qua. Vado a riprendere la decalcomania. Fate attenzione alle decalcomanie perché anche se c'è il fixer sopra si rischia sempre di portare via pezzi, quindi occhio alle decalcomanie. E andate avanti fino a quando piace a voi, potete lasciarli sporchi, potete insistere fino a quando non viene via praticamente tutto e rimane solo nei recessi, però se andate avanti bene e vedete, fate in modo che emerga il colore precedente, l'effetto è incredibile perché rispetto alle wash sembra, ad acqua intendo, questo sembra più un lavaggio ad olio ed è veramente figo. Guardate che effetto che fa, la miniatura sporca ma totalmente, guardate, è bestiale. Ora ve lo faccio vedere con un macro da vicino, però è veramente bello l'effetto. Ovviamente lascia un po' di peli il cotton fioc, voi levate un pezzo alla volta e fate in modo che si possa andare avanti. Ecco qua. Voilà. Poi ovviamente useremo anche l'Agrax, perché andremo a rinforzare delle lavature e tutto il resto, ma la base verrà veramente con questa componente fortemente weathering e è molto bella. Poi andiamo avanti con la ruggine e insomma questo è sicuramente una lavorazione che richiede tempo, però devo dire la verità, guardate come viene fuori, come emerge sui punti specialmente dove sto esagerando con il cotton fioc e vado avanti a rompere le scatole, vedete? Guardate come viene fuori, molto molto bello. Anche questo direi un esperimento che meritava fare,
e ve lo faccio vedere da vicino per capire di cosa sto parlando. Chiaramente mancano tutte le luci, eccetera eccetera. Allora mettiamo a 1, andiamo a prendere la nostra macro, vediamo un po' se ce la dà. Vediamo un pochino. Eccolo qua. Vedete cosa succede? In poche parole, eccolo qua. Questo è il primo effetto weathering che vogliamo. Quando è asciutto, o di nuovo ovviamente da White Spirit, si incrosta praticamente tutto. Dopodiché inizieremo a fare un po' di luci, ok? E lì useremo ovviamente l'ultimo colore chiaro che abbiamo usato per la miniatura, in questo caso usiamo il grey, e dopodiché andiamo a continuare con i particolari, come sempre, con le wash tipo per esempio, vediamo un po' se qua, ecco, leviamo un po' di peli che il cotton fioc sta mollando in giro. Voi lo vedete anche meno sporco di come lo vedo io dal vivo, ve lo farò vedere poi in foto fatto meglio, perché qui vedete ovviamente molto LED, molto sparato, però insomma almeno vi fa vedere il dettaglio. E vedete che praticamente si sporca e si rovina tutto. Ovviamente quando è asciutto sembra tra il mermoso e il motore sporco sostanzialmente, cosa che sull'armatura è molto bella, fa molto effetto. Vado avanti e ci vediamo quando ho finito. Ragazzi, ora avete visto col timelapse che li ho fatti tutti, adesso non serve altro che lasciarli asciugare. L'effetto è molto bello perché il grime è un wash tra il marrone e il verde e quindi come vedete dà queste luci, vi faccio vedere un po' più da vicino, abbastanza, vedete, interessanti. E magari sposto, vediamo un po' se sulla telecamera va meglio così. Vediamo, eccolo, e così ne vedete due con l'armatura. Vedete che proprio fa questo effetto verde sporco praticamente, e come se fosse proprio lo sporco del motore praticamente. Ora che ho rimosso il più, andrò a fare le luci con i colpi di luce, diciamo con gli highlight, per riprendere ovviamente le parti più in luce.
e poi continuerò con il wash, quindi andremo a fare Agrax un pochino da qualche parte e dopo vedremo un attimino come proseguire, ovviamente anche sui bolter per esempio, che sono rimasti neri ma senza tanto invecchiamento. Andremo a fare tutte le sporcature con un marrone scuro o anche col grime stesso, di nuovo con le spugnature per potergli dare appunto una connotazione più rovinata all'armatura. E quindi insomma il lavoro diciamo che più o meno è a metà strada, ok? Ci vediamo fra poco per continuare con il resto. Allora ragazzi, la situazione è questa: una volta asciugati totalmente, questo è l'effetto che ha lo Streaking Grime dopo aver passato il White Spirit. Vedete che praticamente sono andato a recuperare tutte le luci che avevo fatto in alto zenitali col terzo colore, diciamo grigio chiaro, per fare in modo di riprendere praticamente le luci. Infatti l'effetto è molto bello e lo Streaking Grime fa veramente un bel effetto perché è proprio invecchiante, sembrano quasi i soldati della seconda guerra, per capirci, cioè quel tipo di modellismo statico che si avvicina di più appunto agli aeroplani o ai carri armati insomma della seconda guerra. Comunque sono molto belli. Adesso quello che dobbiamo fare è cominciare a dare colpi di luce con il colore più chiaro che avevamo usato all'inizio, che è in questo caso l'Administratum Grey. Questo praticamente ci servirà a dare tutti i colpi di luce per recuperare diciamo la tridimensionalità estrema, per poi andare magari anche con lo Streaking Grime di nuovo a tamponare con lo stippling. A quel punto, l'avete già visto insomma con la spugnatura, andiamo praticamente sopra le luci che abbiamo fatto, facendo delle piccole tacche scure che faranno sembrare praticamente gli spigoli rovinati e rotti. E quindi a quel punto cominceremo a fare i soliti scratch, i soliti segni e vediamo alla fine a che punto siamo. Mancheranno sicuramente delle wash di Agrax a questo punto perché è proprio il suo, li richiamano alla grande. Andremo a mettere l'Agrax e più o meno ci saremo. Poi ci sono tante cose che si possono fare come sempre perché non c'è il limite, possiamo andare avanti anche ore e ore con luci per esempio alle borse marroni, con le fibbie da colorare, con i bottoni metallici. Poi dobbiamo fare il metallo, quindi dobbiamo andare a invecchiare il metallo. Poi io voglio mettere la ruggine, quindi mettere il rust dappertutto. E quindi si può andare avanti veramente quanto volete. Ovviamente dipende da quanto tempo volete starci e quando invece vi soddisfano abbastanza per poter essere giocabili e belli ai vostri occhi. Io preferisco tra le due cose una via di mezzo, nel senso che mi piace moltissimo dipingere, sicuramente più che giocare, nonostante mi piaccia molto giocare. Quindi quando ho bisogno dell'esercito dipinto non riesco a dipingere veramente cheap e quindi magari fermarmi semplicemente ai contrast per dire o una cosa così semplice. Ho bisogno di qualcosina in più perché mi piace tanto dipingere e vederli belli. Quindi cerco di arrivare a una via di mezzo che mi dia quella soddisfazione personale quando li vedi in campo e che quando uno mi muore dico porca miseria, mi è morto proprio quello che mi piaceva. Detto questo ragazzi, io vado di timelapse con i colpi di luce, quindi wet palette, pennello piccolo, collo del pennello su tutti quanti gli spigoli e via di colpi di luce.
ragazzi, allora ho finito il primo, ovviamente io adesso vado avanti a fare gli altri e ci vediamo quando li ho finiti. Vedete che gli spigoli li ho appena accentuati, giusto per dare tridimensionalità all'armatura, ma vedete che col grime fa questo effettone, insomma, super sporco, e quindi poi con le wash marroni andremo a ribadire il concetto per poter finalmente averlo, insomma, in un certo modo. Quindi ragazzi, ci vediamo fra un attimo, che nel frattempo io finisco tutti gli altri 4 e subito dopo andiamo avanti con il resto. Allora ragazzi, siamo al punto in cui finalmente possiamo iniziare a fare gli scratch e i particolari, che è uno dei punti in cui si diceva un po' più divertenti, no? Quindi adesso iniziamo un attimino anche in time lapse, inizio a fare, diciamo, le luci dei metalli e le wash ai metalli, che tanto è un attimo, insomma, sono 2 pugnali eccetera. Farò qualche fibbia qua e là, poi appunto farò le wash anche lì, dopodiché faremo gli scratch li farò prima scuri e poi con il taglio più chiaro, sempre con il solito colore che è l'ultimo grigio che abbiamo utilizzato, l'Administratum Grey, ok? E dopodiché faremo anche vari segnetti in giro, sempre con l'Administratum Grey, un po' più piccolini un po' dappertutto. Una volta finita tutta la parte degli scratch, dei tagli e dei solchi, diciamo, sulle armature, facciamo un po' di spugnatura, fatta come sempre con i soliti strumenti da spugnatura, ok? E andiamo probabilmente a rimettere o lo stesso grime, che tanto non ha bisogno del white spirit perché la spugna poi la buttiamo, oppure con un marrone scuro, quindi usate pure un marrone scuro se volete. Io proverò a usare il grime stesso o addirittura un nero, quindi adesso vediamo un pochino, comunque qualcosa di scuro, potrebbe essere un black leather per esempio. E dopodiché, finito tutto questo, iniziamo con la ruggine, e quindi io li farò proprio grim, completamente arrugginiti, quindi usiamo il rust, che è questa nuova smooth finish che abbiamo dalla Dusty Down o Dirty Down, scusatemi, questa marca inglese che vi ho già fatto vedere. Così vi faccio vedere un pochino come funziona meglio e ci vediamo praticamente alla fine. A ogni step mi fermo, così sapete che cominciamo con lo step seguente. Quindi ora inizio con gli scratch. A tra poco.
Allora, ho finito di scratch, vi faccio vedere qualcosina mettendo a 1 e usando la macro, vediamo un pochino se ci aiuta come sempre, eccola qui. Vedete che praticamente sul il gambale ho fatto appunto questi scratch, per esempio sul braccio, cioè sul polso, sul carpo, scusate, della mano, poi giù qua sulla, vedete qui sul, eccolo qui, il gambale, poi ecco dietro qui. Allora, qui semplicissimo come sempre, vi dicevo, fate una linea molto scura, dal marrone scuro quasi nero al nero stesso, qui è grigio, potete fare anche nero, e poi al lato o a sinistra o a destra una luce molto chiara con lo stesso colore con cui avete fatto gli highlight. Allora, cosa importante, ve ne faccio vedere un altro nel frattempo. Ecco qui ho fatto per esempio gli scratch sulla testa, sullo spallaccio, anche, sembrano anche un po' più grandi sulla telecamera, ma in realtà sono ovviamente piccolissimi minuti. Più piccoli sono, più effetto fanno, perché grosse spaccature si vede troppo il colore. E niente, praticamente come vedete dallo spallaccio. Allora, praticamente il trucco, ho visto dei tutorial in giro online dove fanno vedere su entrambi i lati, cioè fanno il segno nero e a sinistra e a destra fanno un triangolo. Permettetemi di dire che è un errore, nel senso che in natura è difficile che la luce, salvo che non sia proprio zenit a mezzogiorno, ma allora non si vedrebbe lo spacco, si vedrebbe il colore dentro lo spacco, e è difficile che sia da entrambi i lati, quindi sembra più uno scratch se voi fate appunto un colpo e al lato date un colpo chiarissimo, quindi proprio al lato del triangolino che si va a formare leggerissimo del graffio fate un colpo chiaro e vedete che funziona. Vado avanti con le spugnature, ci vediamo dopo il timelapse. Ok ragazzi, ho finito anche gli scratch, sono molto leggeri e quindi nulla di esageratissimo, che permette insomma di vedere la miniatura ancora un po' più inserita diciamo nel grim. Quindi ora parto leggermente con le wash, scusatemi, no, i graffi del dry brush con il Metal Alchemy, ma proprio leggero leggero, e dopodiché andiamo a utilizzare la ruggine. Ci vediamo fra poco.
ragazzi, allora ho fatto gli scratch e ho fatto anche diciamo il rosso della cera lacca delle preghiere, poi farò le scritte nere qua e là e adesso mi dedico praticamente alla ruggine. Quindi ci vediamo fra poco alla fine del timelapse e io metterò praticamente il rust in giro per tutta l'armatura, davanti, all'interno delle insenature, eccetera, e li renderò veramente definitivamente green. Dopodiché diciamo che abbiamo praticamente finito e come sempre è la vostra fantasia che vi ferma, potete andare avanti quanto volete, continuare con abbellimenti vari oppure appunto fermarvi e lasciare insomma con la basetta che si chiudano. Io adesso questi li farò proprio green, quindi la basetta sarà sicuramente scura con una Sterling Battlemire oppure con un Dark Heart della Green Stuff e saranno molto molto scuri. Quindi ci vediamo alla fine.
Bene ragazzi, direi che anche con il Rust abbiamo dato più che potevo. Devo dire che veramente abbiamo dato tanto perché sono molto effetto arrugginito dilaniato e adesso diciamo che siamo già finalmente arrivati a buon fine. Ultimi passaggi, ultimi colpi di luce qua e là e diciamo che siamo pronti per una showreel. Chiaramente sono 5 miniature, ovviamente preparo le basette, 5 miniature che hanno una loro collocazione classica, appunto, che è quella del grimdark e ovviamente devono piacere, perché ovviamente hanno veramente un weathering pesantissimo. A me piacciono moltissimo, per me un kill team così è fantastico da guardare su un tavolo, specialmente quando li mettete accanto a cose di questo genere, vedete, come quello che abbiamo fatto nell'ultimo tutorial della ruggine. Guardate che effetto che fa vederli vicino, quindi immaginate un tavolo tutto così dove poi avete dei kill team che si scontrano con queste fatture, no? Quindi vado avanti a finire, diciamo, gli ultimi passaggi, basette, e quando saranno asciutte le basette finalmente li chiuderemo e potremo vedere la showreel. Allora ragazzi, ho finito tutta la squadra kill team degli Space Wolves Super Grimdark. Sono veramente belli, li sto guardando adesso, ma ve li faccio vedere in showreel. È venuto veramente, anche il terreno l'ho fatto veramente sporco, lucido, bello, tanta wash, tanto weathering. Ovviamente se vi piace il genere, credo che questo sia un ottimo modo per gestire anche gli Space Wolves e portarli nel futuro oscuro che diciamo che attorna a tutto quanto il 40.000 e è più per me simile a quello che ho nell'immaginario, diciamo, rispetto ovviamente a magari tutto pulitino come lo vediamo spesso presentare, no? È chiaramente un'interpretazione. Se vi piace, questo è un buon tutorial per arrivare a fare 5 miniature, credo in circa 4 ore totali di lavoro, e vengono fuori veramente belle. Ve le lascio alla showreel con anche un po' di foto che vedrete poi su Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate in modo che gli amici e tutti gli altri lo sappiano, in modo tale che possa crescere e quindi possiamo andare avanti sempre di più con sempre più materiale. Grazie a tutti ragazzi e alla prossima puntata. Ciao!